Spesso sentiamo dire che cercare un lavoro è un lavoro, quindi ha le sue regole, i suoi processi e anche la sua governance. Oggi voglio parlare di uno degli errori che si commette, forse il più diffuso, quando si inizia a cercare lavoro. Ciao, sono Maurizio, qui parliamo di carriera, lavoro e un po' di finanza personale. Lo faccio condividendo 25 anni di esperienza in multinazionali. Il mio obiettivo è diventare il mentore che avrei voluto tanto incontrare all'inizio della mia carriera. Il perché di questo video: sto raccogliendo feedback e consigli sugli argomenti da affrontare in un workshop che farò a probabilmente dicembre, in cui voglio parlare un attimo di come impostare la ricerca del lavoro. Allora, sto raccogliendo un po' di informazioni, quali sono gli argomenti, e c'è stato un commento che mi ha colpito in particolare. Questa persona mi ha scritto: non ho un metodo esatto quando cerco lavoro. Guardo il mio curriculum, sfoglio una lista di potenziali posizioni interessanti, riguardo il curriculum, aggiusto qualcosa, itero. Ecco, questo è uno dei punti fondamentali, a mio avviso, quando si vuole creare, impostare o migliorare la propria strategia per la carriera. Perché quello che si fa normalmente quando si ha poca esperienza o quando non si è entrati in una logica di progettualità di carriera è appunto qualcosa di molto simile. Obiettivo: cercare lavoro, quindi prendo il curriculum, lo spolvero, gli do una giornata, do una rinfrescata anche al profilo LinkedIn, roba che magari ho lasciato lì per anni, inizio a fare delle ricerche sulla base di keyword che penso non facciano altro che ampliare la mia rosa di possibilità, e poi vedo che succede. Questo significa essere in coda al mercato del lavoro. Mi spiego. Fondamentalmente, quando si approccia il mercato del lavoro, l'errore principale è: ci si butta nel mercato del lavoro in base a quelli che sono gli input, i riscontri, le disponibilità, le opportunità, si fanno certe scelte, certi aggiustamenti e soprattutto ci si trova a dover fare delle considerazioni a seconda di quello che appare, no? Cioè io vado a testa bassa, giorno 1, aggiorno il curriculum, mi butto sul mercato del lavoro e poi, a seconda delle posizioni, inizio a considerare: ma questo ha senso, questo non ha senso, questo richiede questo, no, questo non richiede questo e tutto. Quindi inizio e poi mi faccio le domande. E questo è pericolosissimo, soprattutto se dovessi avere la fortuna di arrivare alla fase colloquio. Mettermi di fronte a certi dubbi o certe considerazioni in quel momento è il momento peggiore. Il processo giusto invece è partire dalle domande, cioè dedicare tempo a chiarire qual è la mia priorità, quali sono i miei constraint, quali sono le mie capacità, quali sono i miei interessi, cosa può succedere successivamente, rispondere a una serie di domande in maniera tale che chiarisco tutto a monte e quando mi affaccio nel mercato del lavoro ho molte più risposte pronte che mi aiuteranno a selezionare meglio, a interfacciare meglio, a allineare meglio il messaggio e tutto. Quindi questo punto molto interessante del parto dal curriculum, vedo quello che c'è, aggiusto e itero, mi è piaciuto moltissimo questa descrizione che ha fatto, è veramente come anch'io approcciavo la ricerca del lavoro fino a diversi anni fa. No, bisogna proprio cambiare mindset, bisogna veramente capire che l'unica maniera per entrare in quello che gli anglosassoni chiamano, no, il driving seat, cioè al posto di guida, quindi entrare in una situazione di controllo di quelli che sono i passaggi per il posizionamento nel mercato del lavoro, per ricerca di lavoro, per qualunque cosa, è esattamente fare una bella analisi a monte. E attenzione, questo non è qualcosa che va fatto solo quando si cerca lavoro. Cioè, questo è qualcosa che serve quando si cerca lavoro, ma è fondamentale farla
prima a monte stavo confrontando con una persona in queste settimane e il messaggio che ho dato è: non puoi fare soltanto concerti, ti devi allenare. Cioè io non posso non preoccuparmi della mia carriera e poi quando c'è l'opportunità o l'esigenza mi sveglio e in 2 settimane, in 1 giorno, in 4 giorni, a seconda quanto manca al colloquio, posso fare tutto, perché arriverò al colloquio con 3000 domande mie a cui si aggiungono le 20 che mi fanno loro. E di nuovo, il momento peggiore per pensare una domanda è il momento del colloquio. Invece, come qualunque musicista, qualunque atleta, qualunque professionista, mi devo allenare, preparare, allenare in maniera tale che quando è il momento di andare in scena, salire sul ring, sul tatami o fare quello che devo fare come performance, ho tutta quella fase di preparazione che mi aiuterà. E in più, ovviamente, c'è l'improvvisazione della situazione contingente. Queste 2 cose vanno veramente unite, quindi avere un metodo e applicarlo quando non serve, cioè ci siam capiti, no, cioè proprio applicarlo quando non sono con l'acqua alla gola, non sono in una situazione difficile, è la migliore combo per ottimizzare tutti quanti i passaggi. Di questo parleremo in un workshop che sto pensando di fare, quindi vi lascio in descrizione il link per segnarvi, per creare un attimo una massa critica di persone interessate, perché a mio avviso condividere un po' di queste cose ne ho parlato di molti aspetti in decine di video, però dedicare proprio 2 ore ad affrontare quest'argomento, secondo me aiuterà molto. Ovviamente sarà un workshop online gratuito, definendo un attimo date e argomenti, però vi lascio tutti quanti i link in descrizione. Ok? Ricordatevi di iscrivervi al canale e se avete delle domande specifiche sull'organizzazione, carriera, ricerca lavoro e tutto, mettetele nei commenti in maniera tale che posso rispondervi ed eventualmente prendere anche qualche spunto per i prossimi contenuti. Ciao, ci vediamo al prossimo video.